fatto sbagliare, ti odio. Buongiorno, operazione fatta, siamo in partenza per l'Alghero Bosa con la panoramica, ma in teoria quella più bella interna, da nord a sud e da sud a nord, e poi dopo probabilmente andiamo verso Oristano. Solita gente seria. L'enduro. Ebbene, eccoci qua, dopo 17 giorni in Sardegna, iniziamo a fare le prime curve, ginocchia a terra e i sassi del dio. Come sei? Il panorama è bello, almeno quello. Se uno deve fare la cronoscalata, che può usare tutta la pista bella, tutta la strada bella, così per ora è un po' strettino. Asfalto forse 6,5. Io do un bel 5, se l'è meritato tutto, sì. Oh, attenzione, 1,5 punti in più. se è tutto così 10. Hanno tolto la linea centrale perché adesso è senso unico da qua in su. Attenzione, si allarga un po'. Madonna, mosca serie, quasi ginocchino. È la Panigale o il Panigale? Non lo so. Sarebbe la Panigale perché il è il borgo Panigale da cui è nata l'AV4 Panigale. Benzinaio, no, ma la strada è bella, è molto più bella della panoramica. Ci sta, la panoramica è una strada bianca praticamente. C'è un cane là in mezzo. Non voglio spaventarti, bravo cucciolone. Palesemente abbandonato. Ah, vabbè, certo. Beh, Non so se mi stia più sul cazzo l'asfalto o la gente che abbandona gli animali. Direi più la gente che abbandona gli animali. Ci sta. sì, assolutamente di più. Però ragazzi c'è una cosa positiva in tutto ciò. Guardate che cielo. Bella Esatto. questa buchina qua, è proprio a centro, ma porca, un cratere. E l'ho preso proprio tutto, veni, per testare un po' le forcelle. Qua ci sono un boas, adesso mi trovo una pecora in mezzo alla strada. Se tutta così torniamo indietro, ci andiamo a fare pure da un'altra parte. L'ho detto! Ha avuto paura la Sardegna. Ripetila adesso, sa. Basta, ora devo di nuovo insultarla. Oddio, le pecore, fermi piano. Mi uccido. No, questo fa davvero ridere però. Cazzo. Ciao! Io l'avevo detto che prima trovo le pecore in mezzo alla strada. Ma Bello. porca merda. Nell'unica curva con l'asfalto bello. Infatti guarda, giusto le pecore, qua è tornato il sassoloso. Sarà pieno di cacchine. Beh, magari quelle fan grip, fanno un po' di pastone. Sicuro vi nell'asfalto, quindi. Oh, riempiono i buchi dell'asfalto magari. Vedete che c'è da andare in pista, ragazzi. Pensa se in pista c'è questo asfalto. Compagno mio, vieni a farmi un'asfaltata anche in pista, io. Ah sì, vengo subito, guarda, me ne è avanzato dall'Alghero Bosa. Va, perfetto. Guardate che bello l'altopiano di Alghero. La pietra di Bismantova. Eccoci, Castelnuovo dei Monti. Che è un'offesa perché il nostro cerreto è qualcosa di sublime. Che proiettile di insetto che mi arriva. Qua c'è il paese, se vogliamo prendere un caffè rendiamo valido essere venuti fin qua. Guarda come ti inquadro, saluta. Caffettino veloce in mezzo a questa attuale delusione. Adesso proviamo un po' a continuare, visto che comunque sono un'altra quarantina di chilometri. Vediamo se migliora, altrimenti torniamo indietro e andiamo in spiaggia. Fai un test di curva. Prova senza esagerare, cioè sentitela un po'. Assaggiala e basta. Senza così prendere un po' di confidence. Direttamente nel carrellino. Vai, ci stiamo. Buttati dentro, Mosca, vai! 19 km ad Alghero, molto bella, ma l'asfalto è davvero infattibile. Buche, crepe, erba, sassi, capre. Però il panorama è bello. E poi dopo ci sono le pecore che ti fanno da safety car. Una delle strade in teoria più belle. Noi non riusciamo a farcela piacere. Sta carreggiata è 1,5 metri, forse meno, non lo so. È larga poco più del manubrio della moto. E a posto. A questo punto giriamo perché lasciamo stare. Questi sono i risultati delle gomme. Vedete la cacchina qua, che se è questo è il risultato dell'Alghero Bosa, perché la strada è così. Dobbiamo andare davvero a rifare un po' di volte al 125. Questo sono i 2 chilometri carini, gli unici. Poi ad un certo punto sembra tipo che cada veloce la gomma. Ti butta giù. Sì, che ti butta giù. Lo so, non aver paura, è proprio il profilo. Quella gomma lì è super affidabile, quindi fidati della gomma che non ti succede niente. Tu basta che rimani immobile, non le fai scherzi strani, lei rimane lì. Eccolo, ripreso! Ah, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! E abbiamo marchiato la Sardegna, ragazzi. Oh, adesso posso provare anch'io. E io, perché hai toccato il ginocchio esterno?
questa sarebbe bellissima. Che palle, ho paura io. E non riesco. E vabbè. Questo è quanto. 5,5 solo per i panorami, davvero. Perché è pericolosissimo. Ho appena beccato un paio di ragazzi di Brescia che uno dei due ha beccato una radice ed è scivolato e ha la moto distrutta, quindi... Comunque non me l'aspettavo così tanto verde l'interno, anche se siamo in primavera. Cioè, è davvero verdissimo. Tornati all'alloggio di stanotte, abbiamo ripreso i bagagli, adesso li carichiamo su e poi dopo ci trasferiamo verso le dune di Piscinas. Poi probabilmente mangeremo, abbiamo circa un'oretta e mezza di viaggio e poi per stasera ancora dovremo decidere. 30 km dritti, siamo proprio felici. Pegne. Vieni qua, Mosca. Allora ragazzi, adesso faremo vedere 2 cambi marcia, 170 cavalli BMW contro non si sa quanti Panigale. Allora dai, facciamo tutti e 3, dai. 3, 2, 1, apri! Sì, ciao mamma! Dio! Che cazzo di missile! Ti lascia davvero senza fiato mentre acceleri. Porca troia! Non so, un proiettile. Altra tappa al benzinaio. Ma quante Lotus ci sono? Sono belline. Davvero un sacco di Lotus. Che bella. Anche quella mi gusta. La Sa dice che sente qualche rumore strano. Proviamola un attimo. Io non ne sento di rumori strani. E minchia, porca puttana. Saprà essere sotto dal cazzo di autisti di merda. Vi odio tutti. Più di così nella mia corsia non so cosa avrei dovuto fare. Ora l'ho sentito, non so cosa possa essere. Una decina di chilometri le dune di Piscinas, siamo sulla 126. L'asfalto è un pelo meglio della Alghero Bosa, però comunque rimane strettissima, veramente stretta, e girano un sacco di autobus, ne abbiamo già beccati almeno 2 o 3 nell'arco di 10 minuti. E anche camion, la 125 che dall'altro lato risulta sicuramente molto più bella. Poi questo è il tratto iniziale, non so, visto che dura una cinquantina di chilometri, se dopo migliora. Oh, forse là sembrava diventasse più bella. Dai, pezzo di merda! Che non so guidare senza dita davanti. Che palle, pieno di sassi, vaffanculo. Tutta così la Sardegna, tutta così. Perché c'è uno fermo qua, sta facendo la foto, che sembra un bel posto per fermarmi. Stasera cerchiamo un lavaggio. Dio merda. Tiri giù così i piedi e basta, cioè stai leggera sul manubrio, è buona. Il filo di gas quando devi frenare posteriore e poi basta. Questi potremmo essere noi e invece noi siamo questi, quelli in moto, siamo quelli più sfortunati di loro. Mi dice arrivati. Ciao, scusa, ma è avanti di qua? On this way? For the juice, for the beach? For the beach, yeah. Ok, thanks. Ah, bello, siamo arrivati. Molto figo. No, vai, andate. Faccio vedere io. Col posteriore, guarda. Qua nella sabbia, dritti convinti. Sei piantato. Vieni, Sarina. Mettiamola dove vuoi. Non senza difficoltà siamo arrivati alla spiaggia di Dunes. Abbiamo messo giù le moto, stiamo andando in spiaggia. Abbiamo una fame porco come al solito, quindi vediamo di mangiare qualcosa se troviamo qualcosa. Come al sempre, abiti adatti. Barettino trovato. Gli ultimi 3 km di strada non sono proprio bellissimi, però l'ambiente è molto particolare e bellino. Siamo rilassati un po' più a Piscinas, decisamente tranquillo come posto. Mi è piaciuto, non è proprio il massimo arrivarci in moto. Adesso torniamo, abbiamo prenotato per le ultime 2 notti un B&B più o meno in centro alla Sardegna. Ci aspettano circa 2 orette e mezzo, 3 adesso per arrivare. E ripartiamo così. Come on guys, questo enduro non si fa da solo. Io adesso entro nell'impronta del Mosca. Col gommone grosso, vado tranquillo. Eccola qua. Questa moto pesa troppo, questo è il problema. L'anteriore fa veramente schifo, va bene? Finito di pulire la mia moto, grazie. Oh, guarda come viene bella nuova. Se n'è ancora gli ultimi getti. Non ne ha più, ragazzi, è stanco, basta. Ora tocca anche alla sua. La terza.
Già? Che pace c'è qua in mezzo? Sono belli questi campettini con tutti i fiori. Ricorda, non lo so, quasi un po' Norcia. Non direi di essere in Sardegna. Ma che bello con quella col sole. Speriamo che le interne siano così, asfaltate bene, abbastanza larghe, curve prevedibili. 79 km al B&B. Che fame. Bella questa, cazzo. Villanova Tulo. Villanova Tulo. Una bella scalata notturna. Stiamo salendo i monti. Mancano 46 km al B&B. Adesso ci sono circa 12 gradi. E va più forte il furgoncino che me. Oh, la prendo un po' larga. Mi sembra un po' eccessivo. Forse non serviva prenderla così. Però vabbè, oh, chi sono io per giudicare? Prenderla larga e uscire larghi però non è da tutti. Meno male che vai di là 4 volte per fare una curva. Dio, se mi stavo stampando nel furgone. Cos'è questo, arbitro? Vediamo un po' questi colori. Mi piace questo gioco serale di luci. Dio, si sta divertendo di più il furgone. Dio! Sono finito di là, porco di... 11 gradi, il buio e sto cominciando a battere i denti. Questo qua col furgone è pazzo nel culo, Cosa fa? No, vecchio, pazzo. Furgone che prende tutte le traiettorie, tu non puoi far niente, puoi solo star dietro. Ecco qua, eccolo lì, bravo. Queste sono le cose che vogliamo vedere. Questa è la situa e adesso proviamo a dare per sto schifo qua. Devo far partire Maps però. Speriamo che duri poco. Com'è possibile che ci siano anche solo delle strade del genere consigliabili al traffico? Deve essere asfaltata qui in poi, è tutto spaccato. Non so quanti chilometri avremo da fare così. Viene da piangere. Meno male che ci sono le mucche. Noi facciamo benza. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. Vabbè, mi si è anche spento. Va bene, a posto, ci sta. Ho beccato una buca. Poi dopo stavo andando dentro all'altra e mi si è spenta la moto. Comunque non è successo niente, dai. Io mancano 17 km, spero che lo sia normale. In teoria questa qua è una delle strade belle, sa. Così sappiamo già se possiamo eliminarla o no domani. Noi andiamo a fare avanti e indietro la 125. Qui c'è la mucca che fra un po' attraversa. Questo è l'asfalto del top Strade Sardegna, consigliate da tutti i migliori recensori. Là c'è l'altro psycho che sta parlando con una mucca anche lui. B&B Genergentu a Fonni. Ce l'abbiamo fatta. Sembra bellino. Ma guarda che bello, anche il garage, che carino. Dio ragazzi, ci siamo riusciti. Siamo vivi. Sai una mano? Sa, vieni. Vai dentro. Oddio, ce l'abbiamo fatta. A few moments later. Guarda lì, un ragazzo felice. Lei un pochino meno. Giusta ricompensa. Siamo vivi, no? 10. Ne vorresti 10? Beh, adesso dopo le prendiamo. Comunque B&B top. Consigliato se capitate in zona. Super disponibili e gentili. Doccia, poi scappiamo a letto. A domani.